Benvenuti in un viaggio attraverso il tempo e attraverso la strategia, nel cuore pulsante del gioco più antico e affascinante del mondo, gli scacchi. Per millenni sono stati considerati l'emblema dell'intelletto umano, una battaglia di pura logica e previsione. Ma vi siete mai chiesti se nell'era moderna qualcosa si è perso per strada, se il gioco di Carlsen, Caruana Nakamura sia anche lo stesso di Morphy o Steinitz? Viviamo in un'epoca alla fine di accesso illimitato alle informazioni, con motori scacchistici come Stockfish o AlphaZero che hanno superato ogni comprensione umana. E il risultato qual è? Che i grandi maestri, fin da bambini, dedicano migliaia di ore a memorizzare, studiare le aperture, sequenze di mosse magari anche lunghe, complesse, strategie, tecniche importanti, analizzate e perfezionate dai supercomputer. Le prime 20, a volte 30 mosse di una partita di alto livello non sono praticamente mai un atto di creazione, ma più una riproduzione quasi perfetta di ciò che si è studiato. Un duello più di memoria piuttosto che di ingegno. La domanda quindi è inevitabile. Cosa succede se dovessimo eliminare la memoria, se costringiamo i giocatori a usare la loro abilità pura, la loro conoscenza scacchistica fin dalla prima mossa? L'idea degli scacchi con una disposizione casuale non è un'invenzione del nostro tempo, risale a un'epoca in cui i duelli si combattevano con le spade e il mondo si muoveva con le carrozze, quindi è qua che incontriamo il vero primo precursore, una figura quasi dimenticata, il barone Philip Julius van Zuylen van Nievelt. Nel 1780, in un'Europa illuminata e in fermento, il barone appassionato di scacchi propose una variante chiamata scacchi casuali simmetrici. La sua idea era molto semplice: disporre i pezzi in modo totalmente casuale, ma con la condizione che la disposizione del nero fosse una copia speculare di quella del bianco. Il suo obiettivo era quindi quello di eliminare le aperture teoriche e rendere il gioco meno prevedibile. Tuttavia la sua idea non ottenne la popolarità sperata e all'epoca gli scacchi non avevano neanche raggiunto il livello di standardizzazione e teorizzazione che avrebbe avuto poi nei secoli successivi. La teoria delle aperture in realtà era all'epoca ancora agli albori, la necessità di una variante come quella proposta dal barone non era sentita con l'urgenza che sarebbe poi emersa 2 secoli dopo. L'intuizione geniale rimase una nota a piedi pagina nella storia del gioco. Per capire la vera importanza degli scacchi 960 dobbiamo fare un salto in avanti di quasi 200 anni e posizionarsi nel cuore del XX secolo, l'epoca di giocatori come Capablanca, Ajekin e in particolare Bobby Fischer. Fischer era un genio senza compromessi, la sua sete di verità scacchistica era insaziabile, credeva che ogni partita dovesse essere una creazione artistica, non un esercizio di memoria, e non era l'unico a pensarla così. La crescente standardizzazione del gioco, con l'avvento dei primi computer, dei primi motori scacchistici sempre più potenti, iniziava a infastidire molti puristi. L'apertura era diventata più una battaglia di analisi informatica con linee e sottomosse studiate proprio per decine di mosse. Fischer, dopo aver conquistato il titolo mondiale nel 1972 e aver abbandonato gli scacchi competitivi, divenne un critico feroce del sistema. Voleva riportare l'elemento umano al centro della scena e così, nel suo esilio autoimposto, iniziò a lavorare a una soluzione. Nel 1996, in un evento a Buenos Aires, il mondo degli scacchi assistette alla rinascita di Bobby Fischer e alla nascita del Fischer Random Chess. L'evento era un ritorno dopo anni di silenzio e il suo annuncio fu un vero e proprio terremoto. Fischer aveva codificato la variante con regole precise, l'idea era molto semplice. I pedoni rimangono al loro posto. I pezzi pesanti, quindi dalla torre alla donna, vengono disposti in modo casuale sulla prima traversa, tuttavia per garantire la giocabilità aveva imposto 2 vincoli fondamentali. Gli alfieri dovevano essere di colore opposto, quindi un alfiere doveva essere su una casa bianca e l'altro su una casa nera. Questo manteneva l'equilibrio strategico e le varietà di attacco. Re tra le torri. Il re doveva essere posizionato tra le 2 torri per preservare l'integrità e la funzionalità dell'arrocco, un'arma strategica cruciale. Queste 2 regole, insieme alla disposizione casuale, generavano esattamente 960 diverse posizioni iniziali. Fischer, con la sua inimitabile precisione, aveva creato un nuovo mondo in cui ogni partita era unica. Aveva raggiunto il suo obiettivo, quello di eliminare la teoria dell'apertura e costringere i giocatori a ragionare con la propria testa fin dalla prima mossa.
Le prime reazioni furono in realtà un misto di stupore, ammirazione e scetticismo, ma un seme era stato piantato e quel seme sarebbe poi germogliato negli anni a venire, portando a una delle più grandi rivoluzioni della storia degli scacchi. La vera bellezza dei Fischer Random o scacchi 960 non sta solo nell'idea, ma nel modo in cui le semplici regole generano un'infinita complessità. Abbiamo detto che ci sono 960 possibili combinazioni di partenza, ma cosa significa per un giocatore? Ogni volta che ci si siede a una scacchiera 960 è come se si stesse affrontando un gioco completamente nuovo e questo richiede una flessibilità mentale straordinaria. Che per capire l'impatto, analizzando i vincoli, gli alfieri devono essere su case di colore opposto e il re deve essere posizionato tra due torri. Questi due paletti sono cruciali, il fatto che gli alfieri non possono essere entrambi su case bianche o su case nere garantisce che non ci siano posizioni iniziali sbilanciate in maniera eccessiva a causa appunto del colore delle case. E il posizionamento tra il re e le torri è l'ingegnosità che permette l'elemento strategico più importante del gioco, che è l'arrocco. Ma al di là di queste due regole, il resto è veramente un caos creativo, nel senso che i cavalli possono trovarsi in posizioni inedite, magari a fianco della donna, magari lanciarsi in attacco fulminei, oppure le torri possono trovarsi vicino al re pronto a difenderlo, oppure in altre situazioni completamente distanti, in attesa appunto di essere attivate. E il re stesso può trovarsi anche vicino al centro piuttosto che essere vicino al bordo, magari facilitando anche quello che è l'arrocco. Probabilmente la regola più affascinante degli scacchi 960, anche quella un po' più complessa da capire, è quella relativa appunto all'arrocco. Fischer non voleva perdere l'essenza strategica di questa mossa, ma capiva che le regole tradizionali non potevano funzionare. Il suo genio risiede nell'aver mantenuto lo scopo finale dell'arrocco, che è quello di mettere il re in salvo e attivare una torre pur in un contesto di caos iniziale. Negli scacchi 960 l'arrocco non è definito da quante case si muove il re, ma alla sua destinazione. Le regole sono le seguenti. L'arrocco corto, il re e le torri si muovono per occupare le stesse posizioni che avrebbero avuto nella posizione classica, quindi con il re nella casa G1 e la torre nella casa F1. Oppure l'arrocco lungo. Analogamente per l'arrocco lungo il re si sposta dall'altro lato nella casa C1 e la torre di 1. Questo per quanto riguarda ovviamente il bianco. La mossa fisica sulla scacchiera sembra bizzarra, a volte il torre e re possono trovarsi molto vicini e muoversi solo di una casa, altre volte possono anche essere molto distanti, quindi è come se i pezzi si teletrasportassero. Su una scacchiera digitale o su un set apposito è sufficiente spostare il re o la torre per indicare appunto l'intenzione, come in realtà avviene anche per gli scacchi normali. Il software capisce chiaramente la mossa che viene fatta. Le condizioni per l'arrocco rimangono quindi invariate, né il re né la torre devono essere mai state mosse e le case tra le loro posizioni iniziali e finali devono essere libere da altri pezzi. Questa regola è la prova dell'intelligenza ingegneristica di Fischer, che ha creato una soluzione elegante per un problema molto complesso, mantenendo un pilastro fondamentale del gioco. Con la teoria delle aperture eliminata, ogni prima mossa è una scoperta. In una partita standard le aperture principali sono E4 o D4. Hanno significato storico e strategico ben definito, ma negli scacchi 9-60 non esiste un'apertura migliore o un'apertura peggiore. La strategia viene plasmata dalla posizione dei pezzi che si trovano davanti. Ad esempio, i due cavalli posizionati vicino al centro e alfieri magari più lontani, un giocatore potrebbe essere tentato di iniziare con un attacco di cavalli per sfruttare la loro posizione vantaggiosa. Se il re si trova in una posizione più esposta, la strategia magari si concentra all'inizio in mettere in sicurezza il re, quindi piuttosto con un arrocco veloce o la creazione appunto di un scudo di pedoni proprio per difendere il re. Questo non significa che le partite 960 siano prive di logica, al contrario richiedono una logica ancora più acuta. Il giocatore deve analizzare la posizione, identificare i pezzi che possono essere attivati il più velocemente possibile, riconoscere le debolezze strutturali, formulare un piano. Tutto questo nel bel mezzo della partita, senza in realtà neanche un manuale di riferimento. Questo è il motivo per cui il 960 è spesso un gioco più visivo e intuitivo, dove l'occhio per la posizione e la capacità di calcolo diventano le armi principali. Il 960 è come una doccia fredda, ha detto una volta un grande maestro, ti toglie tutte le certezze e ti costringe a giocare a scacchi davvero.
e ha perfettamente ragione. L'eliminazione della teoria delle aperture non è solo una liberazione, ma anche una sfida. Per un giocatore abituato a fare affidamento su un vasto database di partite, il 960 può essere destabilizzante, molti anni di studio possono essere inutili. Questo crea un nuovo tipo di equilibrio tra i giocatori. Un giovane talento con magari una mente più acuta e creativa può avere un vantaggio su un giocatore magari molto più forte, più anziano, che si affida magari più all'esperienza e alla preparazione. Ma ci sono anche dei rischi. Senza le solide fondamenta di un'apertura teorica, le partite possono diventare molto più caotiche e molto piene di errori. È più facile cadere in trappole o commettere imprecisioni che un computer avrebbe individuato in un millisecondo, ma è proprio questa imprevedibilità che rende il gioco ancora più avvincente e sicuramente molto più spettacolare per il pubblico. Ogni partita è una storia nuova, una narrazione che si sviluppa in tempo reale sulla scacchiera e l'esito non è mai scontato. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, se così fosse vi ricordo l'invito di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.